Le voci attorno ad una possibile cessione di Jan Bissek si fanno sempre più intense e sempre più concrete. Dalla Germania, infatti, la Bild ha confermato che il Bayern Monaco segue con grande attenzione il difensore dell'Inter e avrebbe chiesto anche informazioni per capire margini e condizioni di un'eventuale trattativa. La valutazione di mercato, la valutazione anzi di partenza fissata dal club nerazzurro sarebbe di almeno 40 milioni, cifra che però potrebbe rappresentare veramente soltanto la base per sedersi al tavolo. E infatti, a proposito di valutazione, proprio ieri, anzi proprio nelle ultime ore, Transfermarkt ha aggiornato quelle che sono le valutazioni di mercato e la posizione di Bissek va sicuramente attenzionata. Intanto si ragiona ovviamente anche sul mercato in entrata, a prescindere da un'eventuale cessione del tedesco, e c'è la pista Solé che si scalda sempre di più. Amiche e amici nerazzurri, innanzitutto ben ritrovati a tutti voi qui su Passione Inter. Sarà ovviamente, diciamo, un aggiornamento per voi sul fronte mercato, ma vorrà essere soprattutto un contenuto di confronto e di analisi per fare delle considerazioni proprio legate a questa valutazione di Jan Bissek, perché la domanda in questo momento è: ma quanto vale effettivamente Jan Bissek? Ma a quanto l'Inter dovrebbe nel caso cederlo? Partendo dal presupposto che ovviamente noi non abbiamo la verità in tasca, non è difficile anche dire cosa è giusto e cosa non è giusto nel momento in cui si parla, di valutazioni di mercato, però sicuramente possiamo fare insieme dei, ragionamenti. Quindi, come sempre io vi aspetto nei commenti per sapere la vostra, però prima di partire vi invito insomma a lasciare un mi piace a questo contenuto, ad iscrivervi ai canali di Passione Inter se non l'avete ancora fatto e poi vi aspetto nel club di Passione Inter, passioneinter.club, per vivere un'intensa estate nerazzurra tutti insieme e non solo, perché insomma viviamo tutte le stagioni dell'Inter, i trofei, i successi, anche a volte i dispiaceri, però siamo sempre qui per vivere insomma questa fede nerazzurra tutti insieme. E allora partiamo dal discorso che riguarda Bissek, perché appunto come vi dicevo, vogliamo partire proprio dal discorso che riguarda la valutazione di questo giocatore. Ieri Transfermarkt vi ho annunciato aver, comunicato le nuove valutazioni di mercato, e Bissek rientra in quella che è la top 10 dei giocatori più preziosi, della Serie A secondo il portale. Bissek che è salito di addirittura 10 milioni dopo questa stagione, e, bisogna fare una premessa, bisogna fare una considerazione di partenza. Ovviamente qui vedete che Bissek ha la stessa valutazione di un Di Marco, di un Barella, Di Marco che tra l'altro arriva da una stagione nella quale è stato eletto miglior giocatore della Serie A. Va considerato ovviamente che il valore di mercato di questo portale, in generale il valore di mercato che viene attribuito ai giocatori, dipende sì dal rendimento, quindi il punto di partenza è sicuramente il rendimento, ma vengono considerati altri fattori, quindi si considera, non so, l'età, la scadenza del contratto, la prospettiva, insomma i margini di crescita, si considerano insomma tanti fattori che si vanno poi ad unire anche al discorso del rendimento, che comunque resta basilare, e ribadisco è per questo che insomma in questo momento vediamo Bissek valutato alla stessa cifra di un Federico Di Marco che arriva da una stagione veramente da protagonista. Quindi, io per, partire con questa analisi, quindi per cercare di capire qual è la cifra, tra virgolette, "giusta" per un'eventuale, cessione di Bissek, vi ho recuperato quella che è la classifica, delle cessioni più onerose della storia per quel che riguarda i difensori, e vi recupero le prime posizioni perché partiamo da qui e poi in realtà ci avviciniamo a quella che è la cifra che riguarda Bissek. Perché, come vediamo da questa classifica, sempre dal portale Transfermarkt, i veri colpi, quelli da 80, 90 milioni, sono stati per profili già, come dire, consacrati, ecco, affermati. Quindi lo vediamo qua: Gvardiol, De Ligt, Hernandez, che qui non vedete ma c'è, Maguire, Van Dijk, insomma tutti giocatori che hanno fatto, insomma hanno avuto i loro meriti e sono stati insomma valutati ad una cifra, idonea a quello che è il valore del giocatore, insomma il rendimento, la posizione e tutto quello che vogliamo. Ma per fare questo tipo di analisi, come vi ho detto, andiamo a vedere quei difensori che sono stati ceduti alla cifra che corrisponde in questo momento all'attuale valutazione di mercato di Bissek. Quindi parliamo di difensori che sono stati ceduti per circa 50 milioni. E qui ve ne ho cerchiato uno in rosso e faccio riferimento ovviamente a Kim, che tutti voi sicuramente vi ricordate, ed è secondo me l'esempio che salta più all'occhio per diversi motivi.
perché secondo me ha diversi fattori che si sposano un po' con la situazione di Bissek, perché il club al centro del discorso è lo stesso, quindi parliamo del Bayern Monaco e soprattutto Kim allo stesso modo arrivava da un top club di Serie A, quindi la fascia è la stessa di quella in cui, è Bissek in questo momento. Kim è stato acquistato dal Bayern Monaco nell'estate del 2023 dopo una stagione da protagonista in Serie A, miglior difensore di quella stagione, del campionato, scudetto, lo ribadisco, da protagonista con il Napoli, impatto veramente immediato, nella squadra con i partenopei, insomma è stato un impatto molto immediato per un giocatore che fondamentalmente non era molto molto conosciuto e il Bayern appunto decise poi di acquistarlo pagando una clausola da 50 milioni di euro. Quindi la prima domanda che sicuramente vi state ponendo voi, che mi sono posta io è: ma allora Bissek vale tanto quanto valeva Kim al Napoli, a quel livello lì, a livello di rendimento? La mia risposta è ovviamente no, nel senso che Bissek a livello di rendimento non ha dimostrato tanto quanto ha dimostrato Kim in quella stagione, non si è affermato allo stesso modo di Kim e questo è sicuramente un dato oggettivo. Allo stesso tempo però vi ho detto che il valore di mercato va a considerare anche altri elementi e quindi ci sono degli elementi che portano per forza di cose il valore di Bissek verso l'alto, quindi che spingono insomma il valore di Bissek verso l'alto. Innanzitutto Bissek ha 1 anno in meno rispetto a Kim nel momento in cui lasciò il Napoli nel 2023. Ha più esperienza, se vogliamo, di Kim nel campionato italiano, perché Kim era la sua prima stagione in Serie A, mentre Bissek ha alle spalle già un po' di anni di esperienza con l'Inter e tra l'altro Kim non aveva neanche esperienza europea, cioè non aveva esperienza in Champions League, arrivava dal Fenerbahce, non aveva giocato la Champions, aveva giocato l'Europa League e la Conference, ma appunto non aveva esperienza, diciamo, sul palcoscenico più importante a livello, europeo. E poi ci sono altri fattori a favore di Bissek che sono, per così dire, esterni alla valutazione, ma che possono spingere il Bayern a spendere una cifra importante per il giocatore. Innanzitutto è tedesco, quindi secondo me è un dettaglio che comunque il Bayern tiene in considerazione anche poi, andando a vedere quelli che sono i talenti che arrivano anche in nazionale. Conosce già un contesto di alto livello come l'Inter. In quel momento il Napoli è un top club, insomma lo è stato, lo è, in quell'anno aveva anche vinto lo scudetto, quindi era in quella fascia lì, ma l'Inter è una squadra anche abituata, diciamo, a, lottare su palcoscenici, importanti come la Champions League, ad avere un certo rendimento e quindi Bissek arriva da un contesto di alto livello, anche a livello appunto europeo e questo va tenuto in considerazione. Ha margini di crescita che sono evidenti, perché non è un giocatore giovanissimo, però è un giocatore che sicuramente può essere ancora di prospettiva, è un giocatore che può crescere ancora molto. E poi c'è il dettaglio economico, perché Bissek parte da uno stipendio basso e questo per me cambia molto comunque il come dire, l'intenzione del club, perché può spendere qualcosa in più sul cartellino se va a risparmiare, insomma, diversi milioni per quel che riguarda l'ingaggio rispetto magari ad altri obiettivi che possono avere un ingaggio più importante. C'è il Bayern Monaco, ma c'è anche l'Inter, perché, l'Inter, se vogliamo, in questo momento non ha bisogno di cedere Bissek, quindi si può permettere di giocare un po', sul prezzo. Bissek tra l'altro ha un contratto, fino al 2029, è un difensore che conosce già di 25 anni, che conosce già i meccanismi, è integrato nel gruppo, l'ho detto prima, ha margini di crescita evidenti e soprattutto, e questo secondo me è l'aspetto più importante, è un giocatore che impatta pochissimo a bilancio rispetto al valore che ha generato, perché Bissek è un giocatore che ha un impatto basso a bilancio, ma che allo stesso tempo in questo momento è valutato 50 milioni, quindi è il profilo ideale fondamentalmente per Oct-Tree. Quindi, questo secondo me è l'aspetto più importante. Poi c'è l'aspetto economico. Nel caso in cui l'Inter dovesse decidere di cedere Bissek, sicuramente andrebbe a fare una plusvalenza importante, considerando anche che all'Aarhus, che è il club danese dal quale arriva il giocatore, spetta una, percentuale sulla futura rivendita del 5%, quindi se l'Inter dovesse cedere Bissek a 40 milioni parliamo di, 2 milioni, se dovesse cederlo a 50 milioni, che è la valutazione, parliamo di 2 milioni e mezzo, quindi veramente una cifra, poco rilevante, ecco, quindi questo va considerato, tutto il resto sarebbe plusvalenza.
E poi c'è anche, volendo, un discorso legato al reparto nelle valutazioni su un'eventuale cessione, perché se Akanji dovesse convincere di più effettivamente da braccetto che non da centrale, se, riesci a prendere o se decidi di investire su un centrale di difesa di un certo livello, puoi, rispostare Akanji a destra e allo stesso tempo con un'eventuale, cessione di Bissek. Qui arriviamo al discorso che vi facevo prima sul mercato in entrata, perché lo stesso Solé, potrebbe insomma essere valorizzato per cioè nel ruolo di Bissek, perché sappiamo che giocherebbe in quel ruolo lì, anche se Solé comunque peserebbe di più a bilancio, perché, se dovessimo acquistarlo a 25 milioni più o meno, andando a ipotizzare un contratto quinquennale, sarebbero comunque 5 milioni all'anno di ammortamento più l'ingaggio, quindi questo anche va considerato se vogliamo fare e considerare anche un discorso economico. Quindi vado un po' in chiusura per dirvi un po' la mia. Nel momento in cui si parla di valutazioni di mercato, lo sapete poi, tra l'altro ne abbiamo parlato anche quando abbiamo accennato al discorso palestra, è sempre molto particolare la valutazione, perché comunque ci sono giocatori tipo Palestra che esplodono improvvisamente, in questo momento Transfermarkt lo valuta, 35 milioni. Quindi, se mi doveste chiedere: "Ma secondo te quindi Bissek vale tanto quanto valeva, non so, Kim", visto che l'abbiamo preso in analisi, quando è stato ceduto al Bayern, la mia risposta è sicuramente no, per quello che riguarda il rendimento, ma per tutti i fattori che abbiamo messo insieme, per tutte le considerazioni che abbiamo fatto e anche vedendo come, viaggia il mercato in questo momento, con le valutazioni che esplodono per i giovani italiani, per i vari giocatori, secondo me l'Inter non può veramente scendere sotto i 40, 50 milioni, cioè la cifra secondo me, si attesta intorno a quella forbice lì, proprio per tutte le cose che vi ho appena detto e proprio per appunto, quello che è il mercato attuale. Quindi è un po' questa la considerazione, però fatemi sapere anche voi se, siete diciamo in linea e fatemi sapere quelle che sono le vostre considerazioni. Prima di andare in chiusura, visto che vi ho menzionato Solé, vi do un paio di aggiornamenti, perché il Messaggero Veneto, diciamo così, accosta sempre di più Solé al discorso Inter. Non è una sorpresa e non è una novità il fatto che appunto questo giocatore sia, diciamo, uno di quelli in cima alla lista per i nerazzurri. Il Messaggero Veneto tra l'altro scrive già di un incontro tra, l'entourage del giocatore e Pier Ausilio che in questi giorni si sta muovendo insomma, su più fronti. Jones lo sapete, ve ne abbiamo già parlato, quindi diciamo che Solé resta comunque il principale nome, se vogliamo, per la difesa dell'Inter. Ho letto un po' di come dire, ho letto anzi è data come notizia, ma ribadisco è da prendere con le pinze, quella legata a Ruben Dias, cioè il fatto che l'Inter sia su Ruben Dias. Al momento ci sembra un po' un azzardo, quindi non vogliamo sbilanciarci su questo, preferiamo come sempre essere trasparenti con voi e parlarvi di quei, colpi eventuali che per noi possono essere fattibili, come appunto, Solé, e quindi rimaniamo insomma in quest'ottica qui. Vi chiedo, a parte tutti i discorsi sulla valutazione, sulle cifre e quant'altro, se voi vi privereste per Bissek, per ad esempio, andare ad acquistare un giocatore come Solé, detto poi che secondo me le 2 trattative possono essere scollegate tra di loro, perché l'Inter comunque si libera dello slot Acerbi e si libera plausibilmente anche dello slot De Vrij, quindi comunque puoi andare, diciamo, ad acquistare senza dover cedere per forza, però fatemi sapere se insomma voi sacrifichereste, ecco, tra virgolette, Bissek o se vi privereste di Bissek per fare plusvalenza e per andare a puntare su altri colpi. Quindi vi aspetto nei commenti, vi aspetto, come vi dico sempre, soprattutto nella live delle 19:30 oggi, sempre qui su Passione Inter, al termine tra l'altro della finale di Champions League, quindi sapremo anche chi sarà il campione d'Europa e lo commenteremo insieme, quindi vi aspetto. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.